Ciao, vi presento il modello Porsche 911 GP2 1.10 telecomandato dalla Tamiya con il telaio TA02SV che sta per Short Wheelbase, ossia auto a passo corto. È un kit molto bello e realistico e piuttosto raro, però a livello di automodello vero e proprio non è un super telaio performante, ma è piuttosto giocattoloso, per così dire. Ci sono pochissime regolazioni di assetto possibili, tanta plastica, ma nonostante ciò si guida abbastanza bene con una particolare caratteristica dinamica divertente di cui parleremo più tardi. La scatola è un kit di montaggio, però ovviamente io l'ho già costruito in passato ed eccola. Adesso vediamo in breve le modifiche e gli upgrade che ho effettuato. Prima di tutto ho provveduto a sostituire il motore, ma non ho messo l'impianto brushless perché onestamente credo che a mio avviso sarebbe stato troppo potente per il telaio e gli ingranaggi di scatola. Ma credo che con buone batterie e questo motore che è il Torque Tuner della Tamiya originale la ritengo sufficientemente divertente. Altra cosa che ho provveduto a sostituire sono gli ammortizzatori. Quelli originali sono di plastica, li ho sostituiti con questi della Yeah Racing in alluminio viola. Oltre a essere belli da vedere, sono molto più funzionali e completamente regolabili. Poi ho toccato allo sterzo, completamente in alluminio, tutta la meccanica dello sterzo, e la barra è d'alluminio anche, e questa zona dove c'è un cuscinetto. Questo è fondamentale, la cinematica dello sterzo, perché quella di scatola ha troppo gioco. Successivamente sono passato all'albero di trasmissione che porta la trasmissione integrale dalla zona posteriore a quella anteriore e è un albero completamente d'alluminio che, oltre ad essere bello da vedere, sostituisce quello originale, che è una banale astina d'acciaio molto sottile le cui estremità sono arrotondate, simile per intenderci in tutto e per tutto ad una graffetta, è francamente orribile. Dunque ha meno gioco ed è più duratura di quella originale sicuramente. Infine ho sostituito i mozzi delle ruote, che originali sono in plastica, con questi di alluminio anodizzato in blu. È stata l'ultima modifica in realtà in ordine temporale e non prevista, perché uno dei due si è rotto nella zona dell'attacco della sfera dello sterzo. Qui si vede la zona incollata, ma a dire il vero non ho neanche provato ad avvitare la sfera perché sono sicuro che cederebbe molto. Per descrivere il comportamento dinamico della vettura bisogna osservare questo comportamento, cioè cosa accade alla ruota soprattutto interna alla curva. Tutto questo gioco è quello che si ha sostanzialmente quando si passa dalla trazione alla frenata, quindi mentre facciamo una curva e lasciamo l'acceleratore, la ruota diventa frenata, quindi quel gioco eccessivo è come se amplificasse tantissimo lo sterzo tutto in una volta, quindi il comportamento è divertentissimo per il semplice fatto che la vettura al rilascio diventa estremamente sovrasterzante. Per la colorazione e le finiture ho scelto di fare la versione da corsa con i colori della Weiland, scuderia Kremer. Per me è molto accattivante. Il video non rende bene i colori, per cui metterò qualche immagine alla fine. La vernice usata è la Tamiya PS54. Per le linee nere ho utilizzato un chioscio microtape da 0,7 mm con cui ho fatto le linee delle parti mobili, quindi il cofano anteriore e le portiere, ma anche quelle dei passaruota e dei paraurti anteriore e posteriore. Le ruote del kit sono le classiche BBS dorate scomponibili della GT2 dell'epoca. Su questo modello le ho sostituite con delle ruote che ho stampato in 3D perché ho voluto mettere queste gomme della Tamiya estremamente performanti, molto tenere, che hanno un grip eccezionale. Per migliorare la resa estetica del realismo delle gomme ho acquistato a parte gli adesivi della Goodyear, ma usando la vettura la spalla delle gomme si deforma e quindi sono soggetti a distaccamento e non mi piace tutte le volte
cercare di rattaccarli, per cui ho realizzato e stampato in 3D uno stencil, ossia una maschera di verniciatura, e prossimamente dunque darò il bianco ad aerografo, e quello sono certo che durerà più a lungo dell'adesivo. Per completare l'overview della vettura ho utilizzato il servo della ITEC HS625NG per lo sterzo, ho messo l'impianto luci della Tamiya TLU01 e creato le plastiche a supporto delle stesse in 3D printing dopo averle disegnate a caso. Ho disegnato anche un banale supporto per i terminali di scarico, che sono 2 cilindri di alluminio. L'idea dell'aerodinamica attiva mi è venuta mentre montavo l'ala col suo fissaggio posteriore, che di fatto può fungere da perno di rotazione attorno ai 2 punti di fissaggio di scatola, tra virgolette, in cui puoi scegliere di posizionare l'ala fissa. Ho dovuto carteggiare l'ala alle sue estremità per renderla un po' più stretta e quindi essere così più libera di muoversi e quindi di ruotare attorno al perno di rotazione descritto prima. Una volta accertato con un filino di grasso che l'ala fosse libera di ruotare senza attrito tra i piloni, ho disegnato e costruito in 3D printing questo elemento, che non è altro che un doppio triangolo con 2 fori passanti, attraverso cui passerà l'estremità della stina di comando del servomeccanismo, e dunque trasmetterà alla fine il moto all'ala stessa. Il principio di funzionamento è dunque semplicissimo. Ho disegnato e stampato in 3D il supporto del microservo che si sposa con le forme presenti sotto al cofano motore della carrozzeria. Il microservo utilizzato è un VTEC HS82MG, al quale ho collegato l'asta, che banalmente è un filo d'acciaio sagomato compatibilmente con gli spazi e la posizione dell'ala montata in vettura. Ho realizzato delle asole sul supporto per poterlo regolare, anche se vanno robustite. Come vi dicevo, il principio è semplicissimo. Il servo tira giù oppure spinge l'asta, questa è collegata all'ala che si muove nelle varie posizioni, modificando dunque l'incidenza. Facciamo una velocissima prova di montaggio per vedere il funzionamento. Per bloccare la stina al suo supporto ho utilizzato un pezzo di un connettore elettrico, anche se i fermi di questo genere si trovano spesso a corredo di servomeccanismi e sono sicuramente migliori di questo. Vediamo adesso il funzionamento con tutti gli elementi montati al proprio posto. Avrete notato che l'ala si muove per incidenza variabile a seconda della posizione del trim dell'acceleratore, in particolare da una posizione neutra o comunque con un basso carico aerodinamico. Quando accelero l'ala si mette in una posizione più orizzontale, quindi con minore incidenza e minore resistenza all'avanzamento, e quindi anche meno carico aerodinamico. Al contrario, quando freno l'ala si porta a una posizione che oltrepassa quella neutra e va ad essere ancora più caricata, quindi con più incidenza, quindi ha una maggiore incidenza, maggiore downforce, ma anche una sorta di aerofreno in più. In breve, quando accelero devo fare velocità, quindi scarico l'ala per poca resistenza all'avanzamento. Quando freno, oltre correnza curva, mi serve carico aerodinamico e mi fa comodo alto CX perfetto. Ciò che vedete adesso invece è la funzionalità dei punti notevoli, quindi
posizioni di ala fissa che posso scegliere col pulsante del quarto canale, e quindi posso scegliere se avere o un'ala attiva che si muove in modo automatico come vi ho mostrato prima, oppure passare a queste posizioni manuali, quindi fisse, tra ala alto carico e ala basso carico. Vi lascio con una panoramica della lettura finita con le luci accese e due foto con le configurazioni diverse dei cerchioni.